Ciao a tutti cari amici, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi voglio dare un aiuto per capire che cosa si potrebbe fare nella vostra situazione per dare un aiutino, per dare una spinta in avanti, diciamo, a quello che è il tipo di situazione attuale che state vivendo. Quindi voi fondamentalmente dovete solo concentrarvi su un argomento, una situazione, una circostanza, okay? Abbiamo 3 tipi di scelte. La prima scelta è questa porta, che va diciamo verso il Buddha, verso questa statua. La seconda scelta è questa porta dove si vede la luce al di là della porta. E l'ultima porta è di legno con queste inferriate in ferro, sembra quasi una porta di un castello. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti al gruppo numero 1. Andiamo a vedere cosa dice la vostra carta. Offerte. Questa carta dice che, l'abbondanza giace nel cuore di chi lo permette. Parla di quello che è il vibrare in un clima di abbondanza, dare abbondanza, dare questo tipo di vibrazioni all'universo e agli altri e far sì che tutto intorno a voi si riempia di amore, che quindi l'universo poi vi restituisca questo sentimento, questa vibrazione di abbondanza che state emanando. Quindi probabilmente qui si tratta di rinforzare la vostra credenza, su quello che è la vostra connessione o il diritto di abbondanza che avete, che può essere un'abbondanza di amore, un'abbondanza economica. Allora andiamo a vedere prima di tutto un arcano maggiore per dare un taglio alla lettura. Quindi andiamo a vedere qual è la situazione attuale per le persone che hanno scelto la porta con la statua, la porta con il Buddha. Una carta per piacere, grazie. Abbiamo le stelle e la luna. Sono 2 carte notturne in realtà. Parlano di subconscio, parlano di inconscio, parlano di quello che è un desiderio, un sogno, più nello specifico. Ambedue parlano dei sogni. Probabilmente la stella parla di sogni, ad occhi aperti, parla di quelli che sono gli obiettivi, le speranze, i desideri, mentre la luna parla di quelli che sono i sogni ad occhi chiusi, quindi quando si dorme è molto collegata all'inconscio, a quello che sono i segnali che arrivano attraverso i sogni. Sento che qui si tratta di lavorare su quello che è il proprio la propria zona d'ombra, se vogliamo, perché ripeto comunque la luna è collegata anche a quello che è il un sentimento di paura, e la stella, ha un qualche riferimento allo sviluppo dell'intuizione e del terzo occhio. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Quindi secondo me si tratta di affrontare le paure e per certi versi con la carta che abbiamo visto qui, delle offerte, dell'abbondanza, mhmm, si tratta di esporsi, sento. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Abbiamo un 8 di spade, quindi wow, un diavolo. Quindi l'8 di spade fa riferimento al mondo interno. Guardate, è uscita un'altra volta la carta della stella. L'8 di spade fa riferimento al mondo interno della luna, tutto quello che sono le paure, tutto quelli che sono i condizionamenti. Ripeto, qui, all'inizio ho avuto la sensazione che ci fosse qualche tipo di credenza limitante inerente il diritto di meritare, che sia amore, che sia denaro, che sia felicità. È come se ci fosse una credenza limitante di base che ostacola un po'
tutto quello che è il mondo dei vostri sogni, la realizzazione, diciamo, dei vostri sogni. E qui abbiamo un bell'otto di spade che parla proprio di quello che è lo scavare, forse anche troppo a fondo in quello che è il mondo interiore, farsi troppe domande. Mhmm, Comunque questa carta parla anche di sensi di colpa e di quello che non si vede perché, c'è la rappresentazione di una persona che ha una benda, quindi, molte cose non si vedono, non si riesce diciamo a essere obiettivi perché si ignorano, ehm, non si è a conoscenza di determinate cose, ma può essere tranquillamente che siano cose, ripeto, a livello interiore. Mi parlano di dinamiche, quindi probabilmente qui qualcuno non si rende conto di alcune dinamiche che ci sono in questa situazione. Difatti poi c'è anche la carta del diavolo e la carta del diavolo parla di quello che è un condizionamento mentale, un condizionamento fisico o qui potrebbe essere un condizionamento emotivo. Sì, anche mentale perché abbiamo un 8 di spade. Però comunque abbiamo anche una carta della stella, è ripetuta 2 volte. La stella parla anche di speranza. Come dicevo all'inizio, parla di sogni, parla di desideri, parla di quello che è l'avere una buona stella. È il destino che è scritto nelle stelle, quindi per certi versi questo tipo di situazione un po' difficile, potrebbe essere che voi la stiate vivendo proprio per una questione di destino, perché è l'universo che in un certo senso vi ha fatto passare di lì per imparare certe cose, per capire certe cose. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 6 di denari, una regina di coppe, l'imperatrice e un 9 di coppe. Allora, la carta dell'abbondanza, delle offerte, qui c'era scritto: "L'abbondanza risiede nel cuore di chi lo permette." È molto collegata alla carta dell'imperatrice, perché uno dei significati dell'imperatrice è proprio quello dell'abbondanza. Quindi tendenzialmente state andando verso quello che è l'abbondanza, verso quello che è il sogno compiuto. Qui abbiamo diversi riferimenti ai sogni, quindi sento che c'è proprio un qualche cosa che vi sta a cuore, un qualcosa che state veramente desiderando dal profondo, abbiamo un 6 di pentacoli. Qui io credo che ci sia una questione di equilibrio psicofisico da dover integrare, da dover cercare, perché comunque vi ricordo che si parte da una situazione di 8 di spade, okay, quindi c'è una sorta di sommersione in quello che è tutto il mondo mentale con questa carta. E qui invece dice proprio: bisogna cercare un equilibrio tra quello che è la vostra parte mentale, questo è l'equilibrio tra quello che è la vostra parte mentale e la vostra parte emotiva fondamentalmente. Molte persone sono, dicevo prima, sommerse da quello che sono un mare di pensieri, da quello che sono le paure, da quelli che sono dei sentimenti probabilmente di rabbia anche un po' repressi, perché il diavolo parla anche di quello molte volte. Non c'è una reale apertura del cuore, non c'è quello che è mhmm, sì, un'apertura del cuore, un senso di amore, ma verso anche se stessi, perché giustamente qui si diceva che l'abbondanza risiede nel cuore di chi lo permette. Bisogna prima essere in grado di darsi amore per riuscire a dare amore agli altri. Funziona un po' come uno specchio. Quello che vediamo e apprezziamo o meno di noi è la prima cosa che apprezziamo o meno negli altri. Quindi giustamente se non c'è questa sorta di amore verso se stessi, questa compassione verso se stessi, verso tutto quello che è le paure, cioè il fatto che ci sia una paura va bene, è lecito, siamo umani, si tratta di rendersi consapevoli di questa paura, abbracciarla, ma non farsi dominare. Ed è un po' quello che succede qui con queste 2 carte. La fine della stesa comunque vi posso dire che
parla di abbiamo l'imperatrice e il sogno compiuto. Quindi parla di quello che è un'abbondanza, parla di quello che è un passo avanti, parla di quello che è un lavoro di districamento, mi verrebbe da dire, dei pensieri che giunge al termine con successo. L'imperatrice è anche una carta che ci parla di maternità, è come se si imparasse un po' quello che non si riesce a fare con questa regina di coppe qui, alla fine della stesa invece si riesce a diventare madri di se stessi o madri in generale, perché magari per qualcuno, questa abbondanza parla proprio di quello che è una maternità, una ricerca di crescita, okay? Quindi diciamo che quello su cui vi dovete focalizzare in questo momento è la vostra osservazione del vostro mondo interiore. Però non facendo troppi pensieri e non giudicando troppo, non facendosi troppi sensi di colpa. Sento che dovete imparare a essere amorevoli e compassionevoli verso noi stessi, però semplicemente accettare che c'è un qualche tipo di tossicità nella vostra vita, un qualche tipo di paura, rabbia, qualche cosa che avevate spinto in fondo e che comunque ha un suo peso in quello che è la vostra percezione dell'abbondanza. Tirarlo fuori e semplicemente amare anche quella parte di voi stessi. Wow. Scrivetemi poi se mi risuona. Okay, voglio andare a vedere conoscio, un paio di carte conoscio. Vediamo che consiglio vi danno. Abbiamo fioritura e gli amanti. Wow! Allora, la carta della fioritura. Evidentemente state sbocciando. È una regina di denari. Io vi ricordo che qui avevate la regina di coppe che è il lavoro un po' che dovete fare e la conclusione che è una divina imperatrice che parla di abbondanza, quindi è un po', un lavoro già compiuto, una strada verso la quale vi state già dirigendo, anche perché poi avete la carta degli amanti. Di nuovo gli amanti è una carta che parla di armonia, è un 6, okay, e anche qui avevate un 6 di denari. Sento che si parla proprio di quello che è il trovare un equilibrio. Gli amanti parla di fare delle scelte con il cuore, fare delle scelte guidate dall'amor proprio. È un po' la carta contrapposta al diavolo, perché se il diavolo rappresenta quello che è un po' la schiavitù verso qualcun altro, certi tipi di dipendenze, gli amanti rappresenta proprio questa sorta di indipendenza, questa sorta di non schiavitù. Bellissime. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte, di questi oracoli, che sono gli oracoli dei guerrieri di luce. Wow. Magnificenza. Sei divertente, magnificente, magnifico e unico, ma molto più importante, sei abbastanza. Wow. Io credo che sia per quello che qui abbiamo, questo riferimento al fatto di aprire il cuore all'abbondanza. Credo che qui ci sia qualche credenza limitante, come dicevo all'inizio, che vi spiega proprio questo, che vi dice: "Guardate che siete abbastanza, siete abbondanti già così come siete, avete diritto, non dovete". Mi parlano di perfezione, quindi è un po' come se qualcuno sentisse di dover essere perfetto per riuscire a ricevere l'abbondanza. Però il punto è che noi nasciamo già perfetti così come siamo quando nasciamo. La vita poi ci mette davanti delle lezioni per diventare sempre più perfetti, ma c'è una carta di questo mazzo, si chiama il cambiamento, vediamo se lo trovo, è la carta del giudizio. No scusate, la carta del mondo e parla proprio di come in realtà in questo mondo si cerchi la per eccolo qua, si cerchi la perfezione,
ma è una perfezione temporanea, perché quello che è perfetto per noi oggi, tra 2 settimane, 1 mese, 1 anno, 1 ora, magari non è più così perfetto, perché noi siamo cambiati. Quindi per certi versi sento che potrebbe avere un riferimento in questo senso. C'è qualcuno qui che ha una bassa autostima, ma è qualche cosa probabilmente riferito all'infanzia, riferito a un qualche sogno che si aveva, un qualche di obiettivo che si cerca di avere, ma è un po' bloccato per questa credenza limitante, per questa serie di credenze limitanti direi, perché comunque avete la fioritura, avete una regina di denari, siete una persona molto abbondante, siete una persona carismatica, magari siete anche una persona molto intelligente con una intelligenza molto frizzantina, siete una persona a cui piace stare in società, magari anche con un certo potere personale e sento che di fondo potete raggiungere quello che è l'equilibrio di cui parlano gli amanti. Parlano di armonia, parlano di amore. Wow. L'altra carta è intuizione. Fidati della tua intuizione. Sei guidato, ehm sì, la tua intuizione, scusate, è guidata, mhmm, diciamo verso le risposte che stai cercando. Quindi è proprio, di nuovo, la regina di coppe. La regina di coppe è il lavoro che dovete fare, questa connessione con la parte più intima, questa connessione con la parte profonda, con le emozioni, belle ma anche quelle di paura, quelle un po' meno, diciamo, serene, un po' meno tranquille. Cercare questa connessione verso l'alto, verso la vostra parte spirituale. E ve lo dice anche la stella. La stella suggerisce anche di chiedere consiglio agli angeli, di chiedere quello che potrebbe essere un aiuto all'universo. La stella parla, come vi dicevo prima, di desideri. Si tratta qui di, esprimere un desiderio, letteralmente. Cari amici della prima porta, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi sotto nei commenti se vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenuti al numero 2, al gruppo numero 2. Andiamo a vedere che cosa dice la vostra porta. Wow. Perdona e dimentica. Mi si è stretto il cuore letteralmente. Un rituale di pulizia del dolore e delle bugie. Alzati e risvegliati. Vedi la nuova alba. Quindi qui, secondo me, si parla di quello che è una situazione un po' dolorosa, dalla quale non si riesce, ehm, ad uscire, dalla quale non si riesce così a dimenticare, a guarire, a perdonare. Andiamo a vedere con gli arcani maggiori qual è il tema principale della vostra lettura. Abbiamo la forza e il carro. La forza parla di coraggio, parla di apertura del cuore, parla di quello che è il fare uno sforzo per andare avanti con volontà, con determinazione. E il carro qui parla proprio di prendere una decisione, parla del dare una direzione alla vostra vita, a questa situazione, alla vostra relazione, ad un'intenzione che avete. Parla di quello che è uno spostamento, un viaggio, un movimento, un cambio di situazione, ma bisogna trovare la forza. Prima bisogna cercare di perdonare e dimenticare. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Wow. Qui si può parlare anche di quello che è un movimento, un trasferimento di città, mi dicono.
Okay, andiamo a vedere. Queste sono troppe. Abbiamo una regina di coppe al contrario, un asso di pentacoli, di nuovo un'altra volta la carta della forza, una regina di denari al contrario, un cavaliere di coppe e un 9 di coppe, scusate. Interessante. Qui abbiamo una regina di coppe al contrario e normalmente la regina di coppe parla di quello che è un sentimento d'amore profondo, un sentimento, mhmm, di amore anche materno, è quell'amore puro, non è solo l'amore romantico, ma parla anche di connessione con se stessi e, essendo girata al contrario, questa connessione l'avete un po' persa. Probabilmente qualcuno qui è in una fase di passaggio, è in una fase dove sta effettuando un cambio o bisogna effettuare questo tipo di scelta e probabilmente è una scelta che si fa in modo razionale, nonostante magari l'istinto potrebbe dire altro, si stanno volutamente ignorando, io credo, quelle che sono le emozioni che state provando perché è necessario fare questo tipo di scelta, è necessario fare questo tipo di cambio, di movimento. E difatti qui avete un asso di denari che parla di nuovi inizi, di nuovi percorsi, un nuovo cammino di vita. Essendo un asso di denari, se ci fate caso, ha delle radici, è un elemento di terra, quindi è un nuovo inizio di tipo concreto, è un inizio che dà una stabilità. Può anche essere quello che è un nuovo tipo di percorso che prima non si era valutato e che comunque, porta verso quello che è una novità, una boccata d'aria diciamo. L'asso di denari fa anche riferimento a un dono. Potrebbe anche essere che in questo momento arrivi o che sia arrivato un aiuto magari pratico da parte di qualcuno o magari un dono di tipo divino e magari, perché no, per qualcuno potrebbe essere un dono di tipo psichico, mh, quindi qualche dote, diciamo magari di chiaroveggenza, di ipersensibilità o, cose di questo stile. Abbiamo la forza, un'altra volta, quindi sento che è proprio importante quello che è lo sviluppo, se vogliamo, della vostra forza di volontà, perché è a questo che fa riferimento. Fondamentalmente bisogna lavorare su quello che è il terzo chakra, sul proprio potere personale, sul potere e la capacità di prendere una decisione, di muoversi, di staccarsi. Ehm, la forza normalmente è una carta molto positiva, perché parla di quello che è una scelta fatta con successo. È una scelta che comunque, anche se magari va un po' contro l'istinto, ma è più diciamo così dettata dalla ragione, è comunque una scelta vincente. Quindi nel caso voi siate in quello che è un momento di scelta, un momento di cambiamento, con la carta della forza qui vi stanno dicendo che qualunque scelta voi facciate sarà la scelta giusta per voi. Nella seconda linea abbiamo una regina di denari al contrario e un cavaliere di coppe. Mhmm, qui potrebbe essere che in questa situazione, mhmm diciamo che questa regina di denari potrebbe rappresentare una persona ed è una persona che magari non vi sta sostenendo molto o potrebbe rappresentare la vostra situazione materiale, nel senso che
probabilmente vi sentite in una situazione di poter affrontare forse il cambiamento, ma non siete sicuri di poter provvedere anche ad altre persone, di poter ma come vi posso dire, mi sembra una sicurezza a breve termine, cioè magari sì, posso iniziare subito a, ma poi nel lungo periodo non sono sicura che questo cambio per me sia fruttuoso, che mi dia quel tipo di stabilità che io cerco. D'altro canto, con questo cavaliere di coppe qui, sento che potrebbe esserci una persona vicino a voi, che per molte persone potrebbe essere un partner o un fratello, mi dicono anche, una persona che comunque nutre un sentimento sincero nei vostri confronti, che potrebbe invece in realtà supportarvi come voi neanche pensavate e potrebbe darvi degli spunti interessanti per riuscire ad arrivare a quello che è il fare una scelta obiettiva. È come se il conversare con questa persona, l'aprirsi anche con questa persona potesse darvi una mano a capire meglio qual è la vostra strada. Alla fine della stesa comunque avete quello che è un 9 di coppe. È assolutamente una carta bellissima. È una carta che mi parla di appagamento emotivo. È la carta del sogno compiuto. Quindi per quello che vi dicevo che qui con questa forza, qualsiasi scelta voi vogliate fare, sarà in assoluto la scelta migliore per voi. Wow, belle carte. Andiamo a vedere qualche tipo di consiglio da parte di Osho. Comunque qui fondamentalmente quello che vi dicono è di lavorare sulla vostra forza di volontà e sul concretizzare questo nuovo inizio, perché con questa regina di denari probabilmente non vi sentite proprio tanto nel vostro potere personale. Probabilmente qui, qualcuno non si sente riconosciuto anche come vorrebbe. Però ecco, c'è bisogno di confrontarsi, c'è bisogno di parlare, perché vi dico, il cavaliere di coppe molte volte fa riferimento a qualcuno che fa un'offerta, che fa una proposta, quindi potrebbe essere davvero un aiuto in una situazione, potrebbe essere un potrebbe essere anche qualcuno che vi fa delle scuse o semplicemente con il quale avete una chiacchierata a cuore aperto, una chiacchierata di tipo sincero. E dopo vedo comunque quello che è un 9 di coppe, quindi c'è un appagamento, c'è la conquista di un qualche tipo di sogno, di un qualche tipo di successo, di qualche risultato. Abbiamo, wow, 2 arcani maggiori, integrazione e innocenza, la carta della temperanza e la carta del sole. La carta dell'integrazione sento che vi suggerisce di trovare quello che è un equilibrio, perché comunque ricordiamoci che il carro, non so se in questa carta si vede bene, però nella raffigurazione originale ha 2 sfingi, qui ha un ariete credo che sia, e l'altro non capisco che animale è, sembra un gallo. Comunque gli animali guardano in direzioni diverse, questo indica proprio l le potenziali direzioni, dove si può andare e avendo anche la temperanza che parla in realtà di quello che è il lato yin e il lato yang, il lato maschile e il lato femminile di ognuno di noi, parla di quello che è il mettere in equilibrio quello che è la testa con il cuore, fondamentalmente. Quindi il suggerimento è un po' quello di trovare un equilibrio. Qui sento che non c'è una pace del cuore. Vi ricordo che questa carta diceva: "Perdona e dimentica". Qui c'è qualcuno che ha un certo tipo di tormento o arriva da quella fase di tormento e per uscire da questo momento e arrivare a questo asso di denari è assolutamente necessario lavorare sulla vostra forza di volontà, su quello che è il punto d'arrivo, la direzione che volete dare, il fissare un obiettivo, lo stare in equilibrio, lo stare bene, essere sereni. E il suggerimento che vi dà questa carta, l'innocenza, è di ritrovare un po', se vogliamo, quello che è
la genuinità che hanno i bambini nel guardare la vita, ma mantenendo comunque sempre, mhmm, diciamo chiaro quello che è stato l'apprendimento durante le varie fasi della vostra vita. Tenete sempre ben presente che avete già acquisito una certa saggezza per guardare il mondo, avete già una vostra capacità di giudizio, però l'importante è riuscire a mantenere quello che è l'entusiasmo. E guardando questa carta della forza, sento che è come, ehm, il dare la possibilità anche a voi stessi, a queste 2 facce della medaglia, lo yin e lo yang, l'azione e la ricettività, di dare una propria espressione personale, cioè va bene esprimere il lato dolce, ma bisogna imparare ad esprimere anche il lato un po' aggressivo, okay? Mi parla guardate, mi parla veramente di apertura del cuore, di quello che è la trasparenza, di quello che è l'essere come uno è, di non essere troppo controllati. Cioè, anche il lato del leone che apre le fauci, no, mi parla, di esprimere la propria essenza questa carta. Okay, andiamo a vedere ancora, qualche carta, vediamo quante me ne danno, da questo oracolo che è l'oracolo dei guerrieri di luce. Andiamo a vedere. Wow, mondo interiore. Il tuo mondo esteriore è un riflesso del tuo mondo interiore. Mh. Caos emotivo interiore. È questo un po' che rappresenta la regina di coppe al contrario. Mh. Qui c'è qualche cosa che si sta muovendo per una questione di razionalità e praticità probabilmente, perché comunque c'è questa sorta di non perdono che, diciamo così, vive latente in questo periodo nella vostra vita, o comunque c'è qualche cosa inerente al perdono che fate fatica a fare, fate fatica probabilmente a perdonare voi stessi o a perdonare qualcun altro, e questo vi impedisce di avere questo nuovo inizio, di trovare il vostro perché della vostra vita, la vostra direzione personale. Però io sento che se lavorate sull'equilibrio tra il fare e l'essere, tra il fare e il ricevere, diciamo così, riuscirete anche a capire perché il la parte attiva, il fare, quello che qui rappresenta il sole, perché questa è la luna un po', qui abbiamo il sole, rappresenta la parte attiva, la parte maschile, la parte dell'azione, quello che fa, mh? Mentre la parte della luna rappresenta la parte ricettiva, la parte di osservazione, la parte che scruta, okay? Se non si riesce a prendersi la parte femminile, quel momento per riflettere, quel momento per capire, per semplicemente canalizzare i messaggi, non si riesce a capire quale tipo di azione sia meglio fare. Quindi può essere che ci sia questa sorta di caos emotivo, mentale, di caos dal punto di vista del vostro lato femminile, perché proprio non vi prendete quel momento per fare il punto della situazione, e di conseguenza questa carta dice: "Il vostro mondo esterno è un riflesso del vostro mondo interno". Se voi fate caso, anche solo, vi faccio un'ipotesi, all'ordine di casa, a quali zone sono più in ordine e quali zone sono più in disordine, voi potete già capire che lati del vostro carattere o della vostra vita comunque hanno bisogno di attenzione. Mh. Bene, quindi focalizzatevi su quello che è la vostra forza di volontà e sul lato ricettivo della vostra vita, su quello che è il portare equilibrio tra la parte di azione e la parte di ascolto. Ascolto anche nei confronti degli altri, perché comunque qui avete un cavaliere di coppe, parla anche di una riconciliazione per qualcuno, e difatti qui abbiamo il perdona e dimentica, okay, e c'è un nuovo inizio. Quindi
si tratta di ascoltare a cuore aperto, perché la carta della forza parla anche di apertura del cuore, ascoltare a cuore aperto, quello che è quello che ha l'altro da dirvi. Se diciamo anche buttando un po' giù quello che è il vostro piedistallo, buttando un po' giù quello che sono le vostre certezze, le vostre sicurezze e quello che anche forse date un po' per scontato. Bella lettura, amici del gruppo 2, spero che vi sia stata d'aiuto. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Ben arrivati al gruppo numero 3. Vediamo cosa dice la carta. 11 11. Numeri in coppia. Sincronicità del 2. Non tirare indietro il tuo amore adesso. Non nascondere il tuo amore adesso. La vita è fatta per te. Wow! Quindi qui si parla di segni, di numeri doppi, di sincronicità. Le sincronicità, per chi non lo sapesse, sono quegli avvenimenti che apparentemente succedono per caso e sono quegli avvenimenti dove vi trovate al posto giusto nel momento giusto. E in realtà non sono per caso, è l'universo che fa sì che ci sia questo tipo di sincronicità, perché le cose succedano, perché voi magari incontriate determinate persone piuttosto che lavori o vi troviate ad affrontare delle situazioni. Wow! Andiamo a vedere un arcano maggiore per capire la stesa che tema centrale ha. Per il gruppo numero 3, per piacere, grazie, un arcano. 2. Per tutti e 3 i gruppi sono usciti 2 arcani. Allora abbiamo la temperanza e l'appeso. La temperanza parla di equilibrio, parla di quello che è una guarigione e probabilmente qui si sta focalizzando sull'attenzione o si deve focalizzare l'attenzione su quello che è il dare e il ricevere, su quello che è l'obiettivo della mente e il desiderio del cuore. L'appeso può parlare proprio di un tipo di situazione sospesa. Sia la temperanza che l'appeso sono 2 carte con un'energia lenta, ferma praticamente. Quindi sento che molte persone sono in questo tipo di vibrazione, quindi molto lenta. E questa carta che avevamo all'inizio vi suggerisce di stare attenti comunque, perché ci sono delle sincronicità in atto. Si tratta di osservare, si tratta di iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista. L'appeso è qui per darvi la possibilità di cambiare prospettiva, di vedere le cose, da un altro punto di vista, appunto. Andiamo a vedere, abbiamo la carta della giustizia, la regina di pentacoli al contrario. Wow! Il diavolo al contrario, l'asso di coppe, un 6 di denari al contrario, 9 di bastoni, l'imperatrice e la stella. Wow! La giustizia, di nuovo, è una carta di equilibrio. Qualcuno ha lavorato, sta lavorando a quello che è il proprio equilibrio, a quello che è probabilmente il creare una situazione o una relazione in modo giusto, in modo che ci sia uno scambio equo. Per qualcuno può anche parlare del fatto che ci sia una questione burocratica in mezzo. Ed è per quello che avrebbe senso l'appeso. Quindi è come se ci fosse questo diciamo intoppo
se vogliamo, da un punto di vista di fogli, di carte, mi dicono che si aspettano delle firme. Mh. La regina di denari, al contrario, mi fa pensare che giustamente, avendo anche la giustizia prima, qui sia qualche tipo di situazione di tipo concreto. Potrebbe essere legata ad una casa, potrebbe essere legata a un'attività, perché comunque abbiamo i pentacoli, parlano di materialità e comunque la regina di denari è girata al contrario. Quindi parla di qualcuno che ha bisogno, se vogliamo, di trovare quello che è la certezza di poter provvedere a se stessa, come energia femminile in quanto regina, di poter provvedere anche agli altri, perché comunque la regina di pentacoli fa riferimento a una donna che si occupa anche di altre persone. Abbiamo questa carta del diavolo al contrario, quindi qui si parla di uno sblocco, di un qualche tipo di energia tossica o per qualcuno potrebbe far riferimento a una consapevolizzazione, perché comunque quando è dritto parla di tossicità, parla di blocchi, qui è girato al contrario, qualcosa sta cambiando in qualche modo. È vero che avete ancora la carta dell'appeso e la carta della temperanza, quindi voi a livello pratico non potete fare molto se non mandare luce alla situazione, magari chiedere aiuto all'universo e l'universo comunque abbiamo visto che vi risponde, perché vi manda delle sincronicità. Potrebbero essere numeri doppi, potrebbero essere delle parole che magari in una giornata vedete diverse volte la stessa parola, potrebbe essere una musica, le parole di una canzone, ognuno poi lo applichi alla propria realtà. Però ecco, sento che c'è questa sorta di momento di stand-by e ce lo dice anche il diavolo, ma essendo al contrario fa ben sperare perché sembra che qualche cosa inizi a cambiare. Mhmm, allora, per qualcuno questo asso di coppe al contrario è, se vogliamo, allora io la sento per certi versi una stesa di qualche coppia innamorata, perché sento molto un fattore divorzio qui con quello che è il diavolo e o separazione e la giustizia, il fatto che la parte femminile non sia nel proprio potere personale, magari non si può mantenere o magari, è sufficiente per una persona. Se ci sono dei figli può darsi che non si, riesca a mantenere anche i figli. Qui credo che ci sia la sfida principale è quella di non farsi gestire dal cuore. E quello La sfida è quella di non farsi comandare, se vogliamo, dal cuore, perché comunque non c'è una situazione di equilibrio. Il 6 di pentacoli è al contrario, c'è una forte situazione di disequilibrio e infatti anche all'inizio con la temperanza vi dicevo che è quello un po' il tema, no, qui state fermi perché probabilmente state cercando questa vostra zona di sicurezza, questo vostro equilibrio interiore, questo vostro equilibrio finanziario, pratico, dinamico nel senso a livello di movimenti. Perché magari se c'è una separazione in atto e ci sono dei figli, si tratta proprio di gestire gli impegni di tutti e 3, insieme, cioè o meglio gli impegni del figlio, insieme. E qui sento che con questo 6 di denari a livello proprio pratico di dinamica non c'è equilibrio. Probabilmente una delle 2 persone si sta facendo carico di quello che sono i problemi inerenti a questo tipo di situazione o questo tipo di relazione. Potrebbe anche valere per una stesa di lavoro, eh. C'è qualcuno qui che sta dando di più di altri, che si sta applicando di più rispetto ad altri, magari sta dando più tempo, magari sta dando più denaro.
Terminiamo la stesa con un 9 di bastoni al contrario, con l'imperatrice e con la carta della stella. Quindi in realtà finiamo molto bene, devo dire. Nel senso che questo 9 di bastoni parla di quello che è l'abbandono delle paure. Questa situazione di appeso, questo momento di stand-by che si vede qui, dà la possibilità di riflettere, di vedere le cose da un altro punto di vista, ed è per quello che qui si lasciano un po' andare quello che sono le paure, ed è per quello che qui arriva di nuovo quello che è una espansione, nuove speranze, il concepimento di qualche idea, magari per qualcuno il concepimento di un figlio, il concepimento di una nuova realtà, il rendersi conto che è possibile guardare oltre, è possibile darsi dei nuovi obiettivi. Wow. In questo senso, qui avete la carta delle sincronicità, la carta della temperanza che è raffigurata comunque da un angelo, con un angelo, e qui avete anche la carta della stella. Ci sono diversi riferimenti a una questione di destino, a una questione di ehm, disegno celeste. È l'universo che sta lavorando per voi. Il fatto che qui ci sia un angelo, se credete negli angeli, vuol dire che ci sia qualcuno, qualche angelo, qualche vostro antenato che in qualche modo sta si sta occupando di voi, vi sta vicino. Bene, andiamo a vedere qualche carta di Osho, per piacere, grazie. Vediamo che consiglio vi possono dare ancora. Wow! L'innocenza e il controllo. Guardate, in realtà sono 2 carte un po' contrapposte, nel senso che l'innocenza parla proprio di quello che è l'ingenuità e anche un po' l'impulsività dei bambini, perché rappresenta la carta del sole, no, mentre il controllo è un re di spade, quindi parla proprio di controllare probabilmente quello che è l'impulsività. Va bene avere quel sano entusiasmo per la vita, avere quella propensione verso l'espansione, perché comunque avete 2 carte che parlano di espansione, di abbondanza. Parlano anche di nuove prospettive, parlano anche di protezione e entrambe parlano di bambini, vorrei dirvi. Ehm, Però appunto, avendo anche questo re di spade, sento che è necessaria quella chiarezza mentale che si sta cercando con l'appeso, quell'equilibrio mentale, quel controllo anche se vogliamo, ehm, da un punto di vista proprio delle idee, dei pensieri, trovare quello che è un ordine alle priorità. Andiamo a vedere una carta da parte degli an del scusate, degli oracoli dei guerrieri di luce. Verità. Vedi la tua luce. Conosci il tuo potere. Abbi il coraggio di affrontarlo, di passarci attraverso sarebbe. Qui si parla di equilibrio, si parla di guarigione, si parla di quello che è coerenza tra quello che è la mente e quello che è il cuore. Di conseguenza, una volta che si riconosce il proprio potere personale, si ha il coraggio di andare oltre, perché una volta che voi riconoscete quelli che sono i vostri limiti, sapete che vi potete spingere fino lì. Sapete che quello è il limite e potete scegliere voi di andare oltre. Ma se non vi conoscete profondamente, ed è quello che vi consiglia l'appeso è qui per consigliarvi di osservare le dinamiche di questa situazione, è qui per farvi capire che ci sono altre sfaccettature
di questa questione, che non è sempre solo come la vedete voi. Ci sono altre cose coinvolte. Guardate, io avendo la carta della temperanza, la carta della giustizia e la carta della stella, c'è anche la carta del diavolo, però sento che molto è davvero l'universo, il destino che vi ha fatto trovare in questa situazione perché dovete imparare qualche cosa e sento che questo qualche cosa è proprio quello, la coerenza tra cuore e mente, quello che vuole la mente, quello che sarebbe, diciamo così, giusto fare a livello razionale e quello che invece il cuore sente di dover fare. Voi per capire che cosa vuole fare il cuore, quando pensate a una cosa, se sentite, diciamo, che il cuore si apre, è la direzione giusta. Se sentite che il cuore si stringe, si contrae, forse dovete pensarci un attimo perché quella non è la direzione giusta per voi. Bene, amici della terza scelta, spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Io vi ringrazio del tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.